Carlos Castaneda. Tecnica dell'incrociare gli occhi per trovare un luogo benefico o nemico. Che hallare un sitio benefico e nemico. Tecniche di base. Il testo è tratto dal volume Viaggio a Ixtlan, capitolo 6, Diventare un cacciatore. Volverse cazador, da non confondersi con acechador o con l'arte dell'assecio, arte dell'agguato o stalking, presente nei volumi successivi. Attenzione! Le citazioni sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono tratte direttamente dalle edizioni inglese e spagnola senza censure o adattamenti. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre la nostra recensione. La mattina presto ci dirigemmo al Chaparral. Mentre camminavamo, Don Juan mi spiegò che trovare un luogo benefico o nemico era una necessità importante per un uomo nel deserto. Volevo portare la conversazione sul tema del peyote, ma lui si rifiutò di parlarne. Mi avvertì che non si doveva parlare della questione a meno che lui stesso non l'avesse sollevata. A volte è necessario trovare rapidamente un sito benefico, un luogo benefico, in campo aperto. Proseguì Don Juan. O forse è necessario determinare rapidamente se il luogo in cui si va a riposare è un cattivo posto o no. Una volta ci siamo seduti a riposare vicino a una collina e tu sei diventato molto arrabbiato e turbato. Quel posto era tuo nemico. Un quervito, un piccolo corvo, ti ha avvertito, ricordi? Mi ricordai che mi aveva detto con enfasi di evitare in futuro quella zona. Ricordai anche di essermi arrabbiato perché Don Juan non mi aveva lasciato ridere. Credevo che il corvo che volava in quell'occasione fosse un segno solo per me. Disse. Non avrei mai pensato che anche i corvi fossero tuoi amici. Di che cosa stai parlando? Il corvo era un augurio, un presagio. Continuò. Se tu avessi saputo come sono i corvi, avresti evitato quel posto come la peste. Ma non sempre ci sono i corvi a dare l'avvertimento e devi apprendere come trovare da solo un posto appropriato dove accamparti o riposare. Dopo una lunga pausa, Don Juan si voltò all'improvviso verso di me e disse che per trovare il posto adatto dove riposare dovevo solo incrociare gli occhi. Mi rivolse uno sguardo sapiente e, in tono confidenziale, disse che avevo fatto proprio questo quando giravo in tondo nel portico della sua casa e così avevo potuto trovare 2 posti e i loro colori. Mi fece sapere che la mia impresa lo impressionava. Non so in verità cosa ho fatto, dissi. Hai incrociato gli occhi. Ripeté con enfasi. Questa è la tecnica. Questo devi aver fatto, anche se non ti ricordi. Don Juan mi descrisse la tecnica, il cui perfezionamento richiedeva anni. Consisteva nel forzare gradualmente gli occhi a vedere separatamente la stessa immagine. La carenza di conversione nell'immagine implicava una duplice percezione del mondo. Questa doppia percezione, secondo Don Juan, dava l'opportunità di valutare i cambiamenti nell'ambiente intorno che gli occhi erano comunemente incapaci di percepire. Don Juan
mi incoraggiò a fare una prova. Mi assicurò che non danneggiava la vista. Disse che dovevo esercitarmi lanciando sguardi corti, quasi con la coda dell'occhio. Indicò un grosso cespuglio e mi diede l'esempio. Ebbi una sensazione strana vedendolo dirigere sguardi incredibilmente veloci verso il cespuglio. I suoi occhi mi ricordavano quelli di un animale astuto che non può guardare diritto davanti a sé. Camminammo per circa un'ora mentre cercavo di non focalizzare la mia vista su niente. Poi Don Juan mi chiese di iniziare a separare le immagini percepite da ciascuno dei miei occhi. Dopo un'altra ora, o qualcosa del genere, mi è venuto un mal di testa terribile e ho dovuto aspettare. Pensi che potresti trovare da solo un posto appropriato per riposare? Chiese. Non avevo idea di quale fosse il criterio riguardo a un luogo appropriato. Mi spiegò pazientemente che guardare con brevi sguardi permetteva agli occhi di catturare visioni insolite. Come cosa? Chiesi. Non sono vere visioni. Disse. Sono più che altro sensazioni. Se guardi un cespuglio o un albero o una pietra dove forse ti piacerebbe riposare, i tuoi occhi possono farti sentire se quello è il posto migliore per il riposo. Di nuovo insistei a descrivere che cosa erano quelle sensazioni, ma lui non poteva descriverle, o meglio, più semplicemente non voleva. Disse che dovevo esercitarmi a scegliere un posto e poi mi avrebbe detto se i miei occhi stavano lavorando o no. In un certo momento ho percepito quello che mi sembrava un ciottolo che rifletteva la luce. Non riuscivo a vederlo con gli occhi puntati su di esso, ma percorrendo l'area con sguardi rapidi percepivo una sorta di leggero bagliore. Indicai a Don Juan il posto. Era in una zona pianeggiante, senza ombra, priva di fitti cespuglie. Don Juan rideva e poi mi chiese perché avevo scelto quel posto specifico. Spiegai che vedevo un bagliore. Non mi interessa quello che vedi. Disse. Potrebbe essere anche un elefante. L'importante è ciò che senti. Non sentivo niente. Mi lanciò uno sguardo misterioso e disse che avrebbe voluto essere cortese e sedersi lì a riposare con me, ma che si sarebbe seduto altrove mentre provavo la mia scelta. Mi sedei. Lui mi osservava con curiosità a 10 o 12 metri di distanza. Dopo qualche minuto cominciò a ridere forte. Per qualche motivo la sua risata mi fece innervosire, mi irritava enormemente. Sentii che si burlava di me e questo mi fece arrabbiare. Iniziai a dubitare dei motivi che mi spingevano ad essere lì. C'era qualcosa di definitivamente erroneo nella maniera in cui la mia intera impresa con Don Juan stava andando avanti. Mi sentii un semplice pedone nelle sue grinfie. All'improvviso, Don Juan mi investì a tutta velocità e, prendendomi per il braccio, mi trascinò di peso per 3 o 4 metri. Mi aiutò a calmarmi e si asciugò il sudore dalla fronte. Notai allora che si era sforzato fino al limite.
mi diede una pacca sulla schiena e mi disse che avevo scelto il posto sbagliato e che doveva salvarmi in fretta, perché aveva visto che il posto era sul punto di impossessarsi di tutti i miei sentimenti. Scoppiai a ridere. L'immagine di Don Juan che mi investiva era molto divertente. A vederlo aveva corso veramente come un giovane. I suoi piedi si muovevano come se afferrasse la morbida terra rossa del deserto per poi catapultarsi su di me. L'avevo visto ridere e poi, nel giro di pochi secondi, mi stava tirando per il braccio. Dopo un po' mi esortò a continuare a cercare un posto adatto per riposare. Abbiamo ripreso il cammino, ma non notai o sentii niente. Forse, se mi fossi trovato meno teso, ci sarebbe stata un'altra occasione. Ma avevo cessato di essere arrabbiato con Don Juan. Alla fine, lui indicò delle rocce e ci fermammo. Non scoraggiarti. Disse: Ci vuole molto tempo per educare gli occhi come si deve. Non dissi niente. Non volevo scoraggiarmi per qualcosa che non capivo in alcun modo. Tuttavia, dovevo ammettere che già in 3 occasioni, da quando erano cominciate le mie visite a Don Juan, mi ero molto arrabbiato e mi ero agitato quasi fino al punto di sentirmi male, trovandomi seduto in luoghi che lui chiamava cattivi. Il trucco è sentire con gli occhi. Disse: Il tuo problema è che non sai cosa sentire, ma ti verrà con la pratica. Forse dovresti dirmi, Don Juan, cosa dovrei sentire. Questo non è possibile. Perché? Nessuno può dirti quello che devi sentire. Non è calore, né luce, né brillio, né colore. È qualcos'altro. Non puoi descriverla? No. Posso solo darti la tecnica. Una volta che hai appreso a separare le immagini e vedi 2 di ogni cosa, devi prestare attenzione allo spazio tra le 2 immagini. Qualsiasi cambiamento degno di nota avverrà lì, in quello spazio. Che tipi di cambiamenti sono? Non importa. È il sentimento. La sensazione che ricevi è quello che conta. Ogni uomo è diverso. Tu hai visto oggi un bagliore, ma quello non voleva dire niente perché mancava la sensazione. Non posso dirti come ti devi sentire, devi apprenderlo da solo. Il video non è terminato, segue la nostra recensione. Salve guerrieri, sono Marisha della pagina Facebook Carlos Castaneda Nahuales. In questo video andremo ad esaminare una delle tecniche di base più conosciute di Castaneda, ma anche spesso non interpretata correttamente, cioè quella di incrociare gli occhi. In questo caso volta alla ricerca di un luogo benefico o nemico, cioè un posto per noi positivo o negativo. Come vedremo nella parte dedicata alle esperienze personali, questa tecnica potrebbe essere utilizzata per cercare qualunque altra cosa. Questa tecnica può anche essere di aiuto quando non abbiamo nessun tipo di segni dal mondo che ci circonda, per esempio quelli riguardanti gli uccelli. In questo passo, Don Juan, per indicare questi segnali, usa la parola spagnola augurio,
Come vi dicevo nel video precedente, è interessante che nel mondo italico antico i sacerdoti preposti all'interpretazione del volo degli uccelli si chiamassero appunto auguri. Ma procediamo con ordine. Vorrei porre attenzione su delle parole chiave da tenere bene a mente se si vuole praticare e avere successo. 1. Si tratta di una tecnica legata strettamente al vedere e potete trovare l'esempio nel primissimo volume, Gli insegnamenti di Don Juan, in inglese The Teachings of Don Juan e in spagnolo Las enseñanzas de Don Juan, in Italia pubblicato per la prima volta dalla casa editrice Astrolabio con il titolo A scuola dallo stregone nel 1970. Nelle edizioni più recenti Burr il titolo originale fu ripristinato. Come Don Juan ricorda in questo testo, il primo test di Carlitos fu di trovare un sitio, o in inglese uno spot, un posto dove sedersi che fosse per lui positivo e lo avrebbe fatto sentire meglio all'interno del portico della baracca dove Don Juan fingeva di vivere. Se volete approfondire l'episodio lo trovate nel capitolo 1 sotto la data del 25 giugno 1961. Carlos, dopo buffi e goffi tentativi, incomincia a vedere degli aloni colorati, ma non sa distinguere quello positivo da quello negativo e fa delle prove. In tal proposito vi consiglio la visione del primo episodio The Spot di Project Xlan, da cui ho tratto l'immagine che vedete. Non credo esista una più fedele ricostruzione filmica riguardo alle opere di Castaneda. Attori, recitazione e testi aderenti all'originale. Potete vederlo gratuitamente qui su YouTube. Vi metto il link nell'info box sotto al video. 2. Prima di incrociare gli occhi bisogna lanciare dei brevi sguardi laterali, miradas cortas, con la coda dell'occhio, come fa un animale che non può guardare davanti a sé. 3. Incrociare gli occhi. Bisogna riuscire a vedere separatamente la stessa immagine. Questa doppia percezione permette di valutare i cambiamenti nell'ambiente intorno. Per la spiegazione dettagliata della tecnica vi rimando al commento di Nick. La chiave per capire se un luogo è benefico o nemico è la capacità degli occhi di sentire. Don Juan dice a Carlos che se anche ha visto un luccichio, ma questo non è stato accompagnato da un sentimento, cioè da una sensazione ben distinta, non ha alcun significato. Carlos chiede in maniera insistente cosa dovrebbe sentire, ma Don Juan giustamente gli risponde che non è possibile dare una descrizione. Si tratta di qualcosa che si impara con l'esperienza e varia da persona a persona. Anche nel video precedente avevamo queste riaffermazioni dal mondo e molti ci hanno domandato come distinguere una positiva da quella negativa. Ebbene, il discorso è lo stesso, si tratta della sensazione che abbiamo in quell'istante in cui avviene questa sorta di sincronismo e ciò si migliora solo con la dimestichezza raggiungibile con l'esperienza diretta. Infine, in questo episodio c'è un elemento importante che può colpire molti di noi: la rabbia. Quando Carlos sceglie o si avvicina a una area per lui negativa, quasi immediatamente inizia a sentirsi male, ad arrabbiarsi con il primo che ha accanto, cioè Don Juan.
È interessante come all'improvviso la figura di Don Juan nella sua mente si deformi e prenda dei connotati completamente distorti. Diventa un vecchio indio che lo prende in giro con quelle sue risa continue e si chiede se la sua ricerca sul campo non sia inutile. La conclusione a cui giunge è che dovrebbe andarsene e smettere. Don Juan, tuttavia, a differenza di un uomo comune, vede e sa come intervenire. Nel primo caso gli dice di rimanere seduto e poi lo fa camminare e lo conduce velocemente su di un luogo per lui positivo e Carlos si sente subito meglio. Nel secondo caso, addirittura, lo investe e lo trascina via di peso. In entrambi i casi, Don Juan manifesta di avere un corpo eccezionale, non solo in buona salute, per un anziano, ma mostra perfino prestazioni di livello superiore a quello di un giovane. Ricordatevi di questo quando dovete giudicare se qualcuno è un vero praticante di Nagualesimo o di altre discipline spirituali o orientali, eccetera. Questa persona dimostrerà non solo buona dialettica, ma anche un'ottima salute, un corpo elastico e privo di blocchi, resistenza, forza fisica, eccetera. E tutto ciò indipendentemente dall'età anagrafica. Adesso sto per dirvi qualcosa di veramente importante per tutti noi. Se Don Juan anche solo per un istante non fosse stato in grado di cogliere il momento giusto di agire e come agire, avrebbe perso il discepolo. Semplicemente Carlos avrebbe deciso di tornarsene a Los Angeles e mai più lo avrebbe rivisto. E questo non poteva permetterselo perché Carlos gli era stato indicato dall'intento. Essere impeccabili vuol dire anche questo. Come è successo a me, credo sarà successo anche a voi che qualche persona, anche cari amici, di punto in bianco abbiano cominciato a formulare dei pensieri erronei e distorti su di noi e poi ad accusarci ingiustamente. In seguito questi amici se ne sono anche andati. Immaginate se avessimo avuto la capacità di Don Juan di vedere e il potere personale necessario in quel momento per avere le parole adatte o l'azione corretta per far capire a quella persona che si stava sbagliando su di noi. Certamente, nel mio caso, molti eventi sarebbero andati diversamente. Esperienze personali. Una volta avevamo un gatto fiero ed intelligentissimo che amava gironzolare all'esterno. Non c'era modo di tenerlo in casa. Così, preoccupati che gli accadesse qualcosa, lo fornimmo di un tracciatore GPS di piccole dimensioni da applicare sulla pettorina. Tuttavia, in un giorno di pioggia, il device cadde e si spense. Il gatto tornò a casa sano e salvo, ma il dispositivo andava recuperato. Era un periodo per me in cui mi allenavo moltissimo, così essendo che la tecnologia non ci assisteva, decisi che avrei provato col vedere e incrociando gli occhi. Cercare un aggeggio di pochi centimetri in un'area di circa 50 metri quadri non era affatto semplice. Trovai a lungo e senza successo, girando in tondo un po' buffamente come Carlitos sul portico di Don Juan. Avevamo deciso di andarcene quando mi venne di voltarmi di scatto indietro verso sinistra e vidi un brillio sopra una pozzanghera sotto a un'auto. Ebbi una sensazione, un sentimento di puro entusiasmo. Mi accucciai e misi la mano nell'acqua ed eccolo, l'avevo trovato. Fu una grande soddisfazione e un'importante conferma. Posso solo aggiungere che questa volta
fu non solo questione di tecnica, ma anche di energia. Ne avevo accumulata molta in quel periodo e avevo un buon equilibrio psicofisico. Ricordatelo, è molto importante accumulare energia per avere successo. Quando si è sotto stress è molto difficile riuscire e più la tecnica è complessa e più ne occorre. Salve guerrieri, sono Nick della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Oggi prenderemo in esame la tecnica di incrociare gli occhi e cercheremo di capire come utilizzarla per identificare luoghi favorevoli o sfavorevoli. Prima di iniziare, voglio sottolineare che tutte le tecniche vanno imparate separatamente e senza sovrapposizioni. Nello specifico, succede che i principianti confondano delle volte questo uso degli occhi con quello del modo corretto di camminare. No, sono due modi distinti e bisogna imparare a padroneggiare alla perfezione entrambi. Non è saggio fare vie di mezzo che non raggiungono appieno lo scopo per cui sono stati studiati. Ci tengo a precisare che questo uso degli occhi richiede molto tempo per essere perfezionato. Esercizio e dedizione sono cose fondamentali. Occorre acquisire la capacità di separare la propria vista in due immagini distinte. È opportuno approcciarsi con molta calma a questo lavoro. Secondo la mia esperienza personale è più fruttifero, soprattutto all'inizio, fare numerose piccole sessioni di 2 o 3 minuti durante il giorno rispetto a una singola sessione più consistente. Se si esagera rispetto alla propria capacità, c'è il rischio di avere feroci mal di testa. È perciò meglio smettere presto prima di affaticarsi ed esercitarsi più volte al giorno per scongiurare questo tipo di inconveniente. Sediamoci in una stanza ben illuminata e prendiamo come riferimento un qualsiasi oggetto di fronte a noi. Fatto questo, cerchiamo di incrociare gli occhi in maniera molto rilassata. Noteremo che l'immagine si sdoppierà. Ottenuto questo, cerchiamo poi di mantenere sdoppiata l'immagine il più a lungo possibile. Se si dovesse tornare alla visione normale, sarà sufficiente incrociare nuovamente gli occhi. Ripetete l'operazione per tutte le volte che sarà necessario, fino allo scadere del tempo che avete stabilito per la sessione. Raccomando, durante l'esecuzione, di mantenere la vista rilassata. Errore molto comune è forzare un vero e proprio strabismo. No. Se siamo rilassati, gli occhi assumono una posizione differente dal solito, che è sì leggermente convergente, ma non richiede nessun tipo di forzatura. In realtà, la prima cosa che il principiante deve cercare di imparare è mantenere questa particolare posizione. Forzarne altre è solo fatica sprecata e grandi mal di testa. Una volta trovata, le immagini si separeranno sempre di più senza sforzo, sessione dopo sessione. È solo questione di esercizio. Ricordate, state costruendo una capacità a voi nuova da zero. Bisogna avere pazienza. Correre oltre misura può essere molto controproducente. È privo di significato riuscire a sdoppiare le immagini per un secondo e smettere di esercitarsi per una settimana perché si è esagerato. Allenatevi con misura e abbiate rispetto dei tempi che il vostro corpo richiede per fare ciò che gli state chiedendo. Ricordo che, come nella maggior parte delle tecniche oculari, la visione periferica ha primaria importanza.
Castaneda, quando nel suo primo libro descrive la sua ricerca del sitio, la zona periferica della sua vista diviene giallo-verde, in spagnolo amarillo-verdoso e in inglese chartreuse. Le variazioni di colore vengono captate prima e in maniera molto evidente dalla vista laterale, mentre diminuiscono fortemente fino a rimanere appena percepibili quando osservate direttamente. Per quella che è la mia esperienza, c'è un ventaglio abbastanza ampio di colori e sensazioni che variano da persona a persona. Volendo però rimanere agganciati alla descrizione che Castaneda dà nel primo libro, nella sua vista periferica l'area corrispondente al sitio enemigo si trasformava da giallo-verde in porpora, in spagnolo purpura, in inglese purple, mentre l'area del sitio benefico variava in una sorta di color verde rame, in spagnolo verdigris e in inglese verdigris. A mio avviso, al di là dei colori percepiti, è importante registrare le variazioni che avvengono. Sono esse che ci indicano la presenza di una particolarità. Mentre avviene questo processo, dobbiamo ascoltare noi stessi, sentire quello che proviamo. Quello che Don Juan chiama il sentir o sentimento o feel. Sarà esso a permetterci di identificare cosa abbiamo davanti. Come già detto nei libri, la facoltà del sentir si sviluppa solo esercitandosi con pazienza, non può essere descritta a parole. Questo è il cuore del lavoro che deve portare avanti il praticante. Questo video è terminato. Fateci sapere delle vostre esperienze durante i vostri esercizi. Ringrazio tutti coloro che ci seguono. Grazie per i vostri commenti e per i numerosi riscontri che stiamo avendo. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che, in piena libertà, hanno deciso di supportare il nostro canale abbonandosi o in altre forme. Grazie mille per il sostegno che ci date. Buona pratica a tutti!